Anticipazioni di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 37. Finito il compleanno di Can, durante il quale ha chiesto a Sanem di sposarlo, la famiglia Aydin torna a casa stanca ma felice. Nihat, sempre affettuosissimo, abbraccia le sue figlie augurando loro tanta felicità. A casa di Vit, Can sfoglia il libro che gli ha regalato Sanem ed esprime tutto il suo piacere per quel regalo particolare ed unico, ma Yuma lo rimprovera di dimenticarsi degli altri regali. Allora Can la ringrazia per aver organizzato il compleanno, ma Yuma sottolinea di essere stata aiutata da Pollin, che è la ragazza che lo ama molto. Al che Can le dice che lo sa, ma che per lui esiste solo Sanem. Più tardi, mentre Can e Sanem parlano al telefono e si dicono felici e decisi a stare sempre insieme, Yuma si lamenta con Emre perché è convinta che Sanem abbia stregato Can e che lo stia condizionando tanto da convincerlo che la differenza sociale tra loro non sia importante. Inoltre afferma che lei non accetterà mai il loro rapporto e che lo ostacolerà in tutti i modi, perché solo Pollin è la ragazza adatta a suo figlio. Emre la invita a lasciare Can libero di fare le proprie scelte. Mekbe e Nihat parlano dell'imminente matrimonio di Sanem e di quello di Leila, visto che non sanno ancora della rottura del fidanzamento con Osman. Sono preoccupati delle spese che dovranno affrontare, sapendo di non avere risorse sufficienti. Allora Mekbe decide di chiedere aiuto a Mihat, che è il fratello gemello di Nihat, anche se quest'ultimo è contrario e le ricorda la tirchieria del fratello. La telefonata è breve perché Mihat, dopo aver sentito l'annuncio delle nozze delle nipoti, chiude velocemente il discorso. Leila, che è presente alla telefonata, si fa coraggio e confessa di aver lasciato Osman, sorprendendo i suoi genitori che ne sono molto rattristati. Contemporaneamente anche Osman racconta alla sorella della fine del suo fidanzamento. Anche Ayaan si dispiace e cerca di consolarlo, dicendo che lei non lo lascerà mai. Yuma va a trovare Igit e si lamenta perché Pollin se n'è andata rinunciando a Can. Poi suggerisce a Igit che se Can e Sanem si lasceranno, lui potrà avvicinarsi alla ragazza con la scusa di consolarla e aggiunge con tono deciso che lei progetterà qualcosa per raggiungere questo scopo. Sanem incontra Can per fare colazione insieme e gli racconta di non aver dormito per l'emozione e che per tutta la vita non toglierà mai l'anello che lui le ha regalato. Can a sua volta le dice che vuole stare sempre con lei, ma che è infastidito di tutte le formalità che devono rispettare per potersi sposare. Can chiede a Sanem di tornare a lavorare in agenzia perché lui ha capito che Igit è innamorato di lei. Ma Sanem gli promette che se vedrà una cosa del genere si licenzierà immediatamente. Sanem poi dice a Can di volere una cerimonia molto semplice, ma che sicuramente le loro madri non saranno d'accordo e che lei non vuole dispiacerle. Allora Can, che è d'accordo nel fare le cose molto semplici, propone di parlare subito con le loro madri e stabilire la data delle nozze, perché l'unica cosa che lui vuole è stare con lei per sempre. Più tardi in agenzia, Deren invita con una scusa Sanem, Leila e Igit a salire al piano di sopra. Arrivati in agenzia sono accolti da tutti i creativi che hanno preparato una sorpresa per Sanem e Can. Infatti fanno loro gli auguri con una bella torta. Can e Sanem sono molto sorpresi e contenti e poi si baciano tra gli applausi e gli auguri di tutti. Il loro bacio però infastidisce sia Igit che Yuma, la quale si allontana stizzita. Can e Sanem se ne accorgono e la seguono e quando la raggiungono le parlano del loro matrimonio, ma Yuma se ne va subito fingendo di avere un appuntamento urgente. A questo punto, molto delusi, decidono di andare a parlare con la famiglia di Sanem. Ma anche Mekbe, infastidita dall'argomento matrimonio, riesce con una scusa ad evitare il discorso. Emre intanto dichiara nuovamente a Leila il suo amore e le dice di sapere che anche lei lo ama e che è venuto il momento di darsi una possibilità insieme.
Quella stessa sera nel quartiere si svolge la festa di primavera e Gian decide di andarci con la madre ed Emre per poter parlare tutti insieme della data del matrimonio. Arrivati alla festa, Mekbe si diverte a mettere in imbarazzo Yuma con le loro usanze e poi la fa sedere in un lungo tavolo dove si trovano già tutti i loro vicini e dove vengono serviti piatti tipici cucinati da loro. Yuma è molto a disagio e contrariata, ma prima che la situazione precipiti, Gian e Sanem iniziano a parlare di matrimonio e Mekbe, contrariata, svia subito il loro discorso. Mekbe e Yuma continuano a discutere e ad interrompere qualsiasi tentativo di Gian e Sanem di parlare. E mentre tentano per l'ennesima volta di iniziare il discorso, arriva il fratello gemello di Nihat, Mihat, che attira subito l'attenzione su di sé. Questo è un uomo completamente diverso da Nihat, è elegante, brillante e molto sicuro di sé. Inizia subito a fare il galante con Yuma, sfoggiando la sua cultura e le sue conoscenze derivate da una vita vissuta all'estero e impressionandola molto. Nel frattempo JJ raggiunge Ayan a casa. Lei è molto triste perché il fratello, in seguito alla rottura del fidanzamento con Leila, ha deciso di partire accettando un'ottima offerta di lavoro in un'altra città. Ayan poi gli dice che dopo questa rottura non crede più nell'amore e di voler mettere in pausa il loro rapporto. Il mattino successivo Sanem va da Gian e parlano dei loro tentativi falliti. Allora Sanem gli propone di usare lo zio per fare da intermediario tra le due madri, visto la sua affinità con Yuma, e per questo lo invita a raggiungerla in agenzia. Anche Leila ed Emre sono preoccupati della reazione che avranno le loro madri nel venire a conoscenza del loro amore e sono sicuri che creeranno tante difficoltà, specialmente a Yuma, che è molto legata al figlio Emre. Più tardi Sanem deve prendere un documento nell'ufficio di Igit e mentre lo cerca in un cassetto trova una lettera d'amore che lui le aveva scritto senza avere il coraggio di dargliela. Mentre Sanem inizia a sospettare che possa essere per lei, arriva Igit che per non farsi scoprire, sapendo che si sarebbe licenziata, finge che sia indirizzata a Deren. Sanem, credendogli, si offre di aiutarlo, ma lui si rifiuta. In quel momento arriva Gian, che vedendoli parlare confidenzialmente si irrita. Igit va subito via e Sanem riferisce a Gian dei sentimenti che Igit prova per Deren e gli dice che devono aiutarlo ad avvicinarla. A questo scopo organizza un incontro in agenzia tra loro quattro. Intanto in agenzia arriva Mihat, che subito si avvicina a Yuma e la ricopre di complimenti e poi la invita a pranzo. La porta in un ristorante molto elegante e Yuma è colpita molto favorevolmente dal suo stile e dall'eleganza. Arrivano per pranzare nello stesso ristorante anche Leila ed Emre, che come li vedono si agitano e, convinti che si tratti di un incontro romantico, decidono di andarsene di nascosto. Arriva l'ora della riunione che Sanem ha organizzato per avvicinare Igit a Deren e fa di tutto per coinvolgerli nella realizzazione di un progetto comune. Poi con una scusa se ne va con Gian, ma Igit, contrariato perché non prova nulla per Deren, se ne va anche lui con una scusa. Leila ed Emre vanno a pranzo in un altro ristorante e Leila gli dice di aspettare a rivelare i loro sentimenti ai familiari, visti i tanti problemi che stanno creando Gian e Sanem. Emre, per tutta risposta, le propone di sposarsi subito. Mihat propone a Gian e Sanem di organizzare un incontro tra le due famiglie per superare i malumori delle due mamme e decidere finalmente la data del matrimonio. Arrivata la sera, quindi, si ritrovano tutti nel salotto di casa Aydin. Sanem è molto agitata e quando insieme a Gian inizia a parlare di matrimonio, sia Mekbe che Yuma si mostrano contrarie e vogliono rimandarlo di un anno, poi iniziano a litigare sull'organizzazione, tanto che l'incontro si conclude nei litigi e senza nessuna decisione.
Il mattino seguente Gian e Sanem si lamentano per non essere riusciti a calmare le due mamme e decidere il loro matrimonio. Allora Gian propone di sposarsi quello stesso giorno, alla presenza dei soli testimoni. Mentre stanno pianificando, arriva la telefonata di Leila ed Emre, che comunicano che si stanno sposando e li invitano a raggiungerli. Raggiuntili alla sala del matrimonio, Gian si complimenta con loro per la decisione e dice che anche lui e Sanem faranno lo stesso, perché tanto le loro madri non si troveranno mai d'accordo. Yuma, avendo notato dei comportamenti strani di Gian e Sanem, insospettita obbliga JJ a rivelarle cosa sta succedendo. Appreso del matrimonio, arrabbiatissima, vuole impedirlo e telefona a Mekbe per informarla. Anche Mekbe si arrabbia e insieme si precipitano in municipio con la speranza di fermare Leila ed Emre. Con Mekbe e Yuma pronte a dire questo matrimonio non s'ha da fare, si conclude la puntata numero 37 di Daydreamer.